Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Sta finendo la settimana, andiamo a completare gli ultimi attacchi. Abbiamo visto una prima parte nello scorso video. Questo è l'esercito che utilizzerò ancora, i Super Bowler, con la Queen Charge, con la freccia del monolito. In questo momento abbiamo completato 9 dei 18 attacchi. Prima di attaccare però vi faccio vedere come sono messo in difesa. Come avete visto mi hanno distrutto. Il primo ne ha 2,8 stelle di medie, il settimo 2,4, quindi cerchiamo di arrivare più o meno lì, intorno a 2,5. Attualmente ne ho 2,6, ma come vedete in difesa su 9 attacchi ho solo una da monostella, tutti gli altri mi hanno trissato, quindi partiamo con il primo attacco. Qui vediamo un DH18 con il municipio esposto e il lanciatore dei tronchi, come si chiama, il suo guardiano, tutti assemblati anche gli eroi. Quindi metto un Ice Golem e la Queen così da far fuori subito il guardiano e gli eroi e anche il municipio, così creiamo un bel passaggio per i nostri bocciatori. Mettiamo la Queen, sta prendendo un po' di danni, è riuscita a prendere giù il guardiano. Mettiamo una furia per tenerla forte e lanciamo anche la veleno sul castello del clan che è appena uscito. La Queen nemica è ancora viva, è appena andata giù. Ha preso anche l'Ice Golem. Per sfortuna c'è ancora una fornace nel castello del clan che non ho avuto una seconda veleno per eliminarlo così. Abbiamo preso il municipio, però prendiamo anche la torre del super stregone, il castello del clan assieme alla fornace e possiamo raccogliere la nostra Queen. Prendiamo anche la torre monolitica. Tutto inizia a prendere troppi danni adesso. È già un po' che qui in 8 ho tardato tantissimo, è passato 1 minuto e mezzo e sta andando solo la Queen Charge, quindi troppo tempo perso, possiamo dire. Metto il Duca Drago, il re e anche il resto delle nostre truppe ma di tempo ci rimane ben poco in questo momento. Ecco dove ho sbagliato, rivedendo il video capisco meglio cose che è andato storto. Effettivamente ho tardato moltissimo all'inizio, cosa che non si dovrebbe fare. Attiva anche l'attività del sorvegliante. Verso la fine della mia base la regina riesce a prendere giù la torre monolitica, i bocciatori arrivano verso la fine, però non mi rimane abbastanza tempo. Abilitiamo l'abilità della regina con il giga gigante e i miei super bocciatori. Non ha fatto in tempo il re a fare il giro in modo tale che facesse girare i miei bocciatori. Sono divisi e non avevo tutta questa forza all'inizio. Nel frattempo ho perso anche le guaritrici e sono rimasto senza. Qui vediamo un altro TH18 isolato in centro da 2 strati di mura. È particolarmente difficile, essendo così, è circondato da tutte le difese. Può essere un'altra doppia stella, quindi lavoriamo con la Queen Charge dalla parte destra. Andiamo a prendere il castello del clan.
castello del cane è uscito subito. Mettiamo un'invisibilità sulla regina in modo tale da proteggerla, perché sta prendendo parecchi danni dal lato. È riuscito a prendere anche il secondo, no, sta prendendo parecchi danni. Mettiamo una furia in modo tale da darle un po' di più di potenza, perché ci sono vari scheletrini là, ed è riuscito a prendere anche il secondo Ice Golem. Ottimo. A questo punto facciamo fuori un paio di difese e il Duca Drago nemico e possiamo andare a raccoglierla. Un paio di difese, giusto da pulire un po' di più. La mettiamo all'esterno in modo tale da avere una posizione migliore. Iniziamo con il Duca Drago e il Re sul lato. Tardiamo un po' l'entrata degli Ice Golem e il Super Bocciatore, in modo tale che il Duca Drago e il Re puliscono un po' delle difese esterne, in modo tale da concentrare i Super Bocciatori verso l'interno. E in questo momento andiamo ad attivare l'abilità del sorvegliante e anche la palla del Re, e vediamo che girano un po'. Riescono a girare alcune truppe. In centro mettiamo un congelamento e i miei bocciatori hanno fatto fuori la parte centrale, però si sono divisi da sorvegliante. Un po' si sono divisi anche la Queen, quindi sta andando contro il Fire Splitter. Meno male ha ancora le guaritrici, e dall'altro lato stanno arrivando il Duca Drago con il sorvegliante. E ragazzi, questa mi sa che è una tripla su un municipio con il municipio isolato. Adesso mi spiegate perché possono succedere queste cose e arrivare ad altri attacchi e fare 2 stelle. Bene, quindi passiamo al prossimo attacco. Qui vediamo già un altro TH18 con quasi maxato, non totalmente. Le mura sono maxate, probabilmente le ha fatte durante il Summer Jam. Tiriamo fuori il castello del clan. Qui volevo ricordare che se non siete iscritti fatelo adesso e non perdete il risultato finale della stagione. La Queen sta prendendo parecchi danni dal monolito. Mettiamo una furia. Si sta tardando un po' perché, avendo l'Ice Hound, il mastino di ghiaccio, non tarda un po' anche i suoi attacchi. Per fortuna con la freccia monolitica contro la torre monolitica è abbastanza forte la regina, riesce a subire meno danni e restarne viva. Raccolta subito perché stavamo rischiando. Partiamo con il Duca Drago, il Re, i miei Ice Golem e i bocciatori, e tutto il resto a seguire. Questa base ha anche come la difesa temporanea Lamietta e Roy. Mettiamo in congelamento il guardiano. Qui abbiamo preso anche il monolito. Il guardiano ha preso di mira la mia regina. Vediamo che male, come la sta rallentando. Meno male il bocciatore è riuscito a farlo fuori, però ha già quasi distrutto tutta la mia vita della regina. Non le resta più in più. Metà bocciatori sono divisi da una parte con le guaritrici, l'altra parte sono divisi con il sorvegliante, e vediamo come la torre del rancore sta friggendo tutto.
sta friggendo tutto, non mi è rimasto neanche il totem da utilizzarlo. Niente, qui velocizziamo un po', ma non è rimasto niente. Quindi andiamo sul quinto attacco. Dopo 2 raid consecutivi rovinati dalla Torre del Rancore avevo bisogno di ritrovare un po' il ritmo. Questa base era forte, ma il piano era più semplice. Stavolta il castello del clan è bello esposto. Bisogna fare un po' più in fretta. Il castello del clan esce fuori subito. Gli metto la velena sopra e c'era una Ice Golem e il super minion e anche una fornace. Mettiamo l'invisibilità sulla regina, purtroppo è andata l'abilità, è scoppiata. Abbiamo fatto fuori il nostro Ice Golem. E mettiamo la Valchiria in modo tale da pulire un po' sul lato. Abbiamo creato un bel funnel in questo momento. Cerchiamo di vedere se riusciamo a prendere il guardiano o no. Raccogliamo la regina. A questo punto c'è un bello spazio da far partire i miei bocciatori. Mettiamo il Duca Drago e il re sul lato, dietro a seguire. Ice Golem e super bocciatori, una totem per distrarre la torre monolitica, uno spaccamuro per vedere se riusciamo a entrare dentro. No, è andato dall'altra parte. Sì, i miei bocciatori vanno verso il centro, però il sorvegliante l'abbiamo perso. La Queen riesce a prendere il municipio e anche il Duca Drago nemico. Il sorvegliante è tornato verso di me. A questo punto attiviamo l'abilità del sorvegliante e si è diviso di nuovo. Non sa dove andare il sorvegliante, non sa dove andare. Poi andremo a vedere un'altra situazione dove le mie truppe sono divise e si trovano di fronte alla Torre del Rancore di nuovo. Mi sa che non sta andando bene, no? La Torre del Rancore a questo punto sta friggendo tutto. Da una parte non sono rimaste le truppe, il sorvegliante da solo può fare ben poco insieme a Magheti. Mettiamo un po' i Magheti per fare qualcosa, ma niente da fare. Qui vediamo un'altra base con un TH18 sempre contro. Ormai non se ne vedono più altri municipi su rank 32. La difesa temporanea non è piazzata ancora. Vi ricordo di mettere un like e iscrivervi se vi piacciono questi contenuti. Mettiamo la Queen sul lato e andiamo a prendere questo compartimento con un Fire Spitter contro. Un altro attacco completamente lontano dal castello del clan. Vediamo che è in fondo, quindi proviamo a fare un bel funneling su quella zona e partiamo da sopra con i bocciatori. Qui ottimo, raccogliamo la nostra regina e dall'alto adesso andremo a partire con il Duca Drago e i miei bocciatori.
tardiamo un po' a mettere il re e adesso possiamo piazzarli. Questo è perché così iniziano a girare le difese verso il gruppo principale e non verso il re. A questo punto possiamo abilitare la abilità del sorvegliante e far passare i bocciatori da tutte le parti. Esce anche il castello del clan, non c'è l'Ice Golem, se non ho visto bene, solo le streghe, quindi le streghe sono fatte fuori facilmente. Il municipio è stato preso dalla regina e vediamo come il duca Drago è andato perso fino in fondo. Attiveremo anche la sua abilità per stanare il resto insieme ad un congelamento. Anzi, la sua abilità del duca Drago non è servita neanche un po', in dire il vero. Quindi questa era davvero una bella tripla su questa base. Era una bella tripla. Un altro TH18. Vediamo che c'è un'invisibilità e una torre della veleno. Quindi partiamo con la regina, anche questa volta un po' più lontano dal castello del clan. Mettiamo l'invisibilità perché sta prendendo troppi danni là dove si trova. L'Ice Golem si mette davanti, riusciamo a prendere la torre monolitica e la regina continua ad andare avanti. Qui già questa base è particolarmente per farla andare in varie zone la regina. Ho lasciato un po' che si scadesse l'effetto della medusa, ho messo la Valchiria sul lato per far creare un po' di passaggio e rimetto la regina in modo tale da prendere il castello del clan, ma anche qui ho messo la veleno proprio davanti alla regina, mentre dovevo metterlo di fronte alla fornace, sopra la fornace, in modo tale da farla fuori. Tanto avevo già raccolto la mia regina e continua, mi ha fatto fuori praticamente le guaritrici, quindi adesso parto senza guaritrici, non ho potenza, non riusciranno mai a resistere i miei bocciatori. Già la regina adesso sta subendo troppi danni, provo a mettere l'invisibilità ma la perdo, non ha più senso. A questo punto cerchiamo di prendere 2 stelle, mettiamo il totem da distrarre, il guardiano e anche il totem, attiviamo l'abilità del sorvegliante, congeliamo la torre del rancore. I miei bocciatori hanno fatto parecchio danno in centro, hanno distrutto tutto insieme al municipio, ma non avendo i guaritori sono morti quasi subito. A questo punto quello che rimane da fare, quello che riesce a fare il duca Drago insieme al re e il sorvegliato, ma è rimasto da solo. Mettiamo qualche maghetto all'esterno per fare un po' più di percentuale. Il re in centro sta subendo tantissimi danni, si attiva l'abilità. Eliminiamo qualche edificio alla fine e questo era, non è rimasto tantissimo. Un altro attacco da 2 stelle, invece la prima parte aveva molte più 3 stelle, non so perché nella seconda non sono andato così bene. Qui un'altra base TH18 con doppia invisibilità in centro con il municipio isolato, particolarmente difficile. Il castello del clan puoi portarlo fuori, ma da una parte c'è la torre inferno, dall'altra
abbiamo la torre multifunzione insieme all'arco X, e là sarà un bel casino. Ho provato a rompere il muro, ma ho preso il muro sbagliato, quindi la regina sta andando di nuovo verso il centro. Si esplode la mega bomba ed entra dentro il compartimento. Non buono, non buono. Anche qui riusciamo a prendere anche la champion, ma il castello del clan non è uscito, quindi la tecnica in questo momento è andare a creare un po' di passaggio, piazzare il duca drago e il re, mettere gli Ice Golem verso la torre dell'inferno, gli metto anche una totem di fianco in modo tale da proteggere il mio duca drago. I miei bocciatori stanno dividendo. Qui vediamo che non ci sono ho tardato anche a mettere la regina, quindi i miei bocciatori, avendo le 2 visibilità, sono trovati in centro prendendo tutte i danni delle difese. Sta arrivando anche la regina con i guaritori, ma è già troppo tardi. Sono rimasto con 2 bocciatori che si stanno dividendo e le guaritrici sono prese tutte le mini bombe all'interno. Nel frattempo ho dimenticato di mettere anche la macchina di Sadi, quindi non avevo protezioni. Ho perso il sorvegliante, ho perso il re, quello che riesce a fare la regina con 2 guaridori adesso che la proteggono. I miei golem sono finiti indietro, non sono esplosi mai, non hanno preso danni. Qui mi sa che andiamo verso il time fail praticamente. Qui stiamo andando verso il time fail, 16 secondi, non riusciamo a prendere tutto. E questi erano i nostri attacchi, ragazzi. Prima di lasciarvi volevo dire anche di ricordarvi di mettere un like, iscrivetevi e attivare la campanella se il video vi è piaciuto. E devo dire che in fine settimana, adesso vedendo le mie difese, ho praticamente subito solo 2 da monostella, tutte le altre erano tris. Probabilmente la base difensiva non sta andando bene. Era anche la prima settimana in cui sono uscite tutte le difese craftabili e per TH17 non c'erano tante basi da scegliere all'inizio del weekend scorso. Era troppo difficile trovare una bella forte base sulla difesa anche. Prossima settimana non parteciperò nelle ranked, così mi prendo una settimana di pausa io e con voi ci rivedremo tra 2 settimane. Continuo a mettere qualche short di come sono andati i miei attacchi nelle ultime 2 settimane. E questa era l'ultimo video per lasciarvi e ad augurarvi un buon Ferragosto. Vi porterò anche un altro video sulla nostra CVL, quello arriverà presto.